L'apparato respiratorio è uno dei sistemi fondamentali per la vita dell'essere umano. Comprende un insieme di organi e strutture che lavorano in sinergia per garantire l'approvvigionamento di ossigeno all'organismo e l'eliminazione dell'anidride carbonica, prodotto di scarto del metabolismo cellulare. Il corretto funzionamento di questo apparato è essenziale per la sopravvivenza, poiché ogni cellula del corpo necessita di ossigeno per produrre energia attraverso i processi metabolici. L'apparato respiratorio si estende dalle cavità nasali fino agli alveoli polmonari, passando per una serie di vie aeree che filtrano, riscaldano e umidificano l'aria inspirata. La sua struttura è progettata per massimizzare l'efficienza dello scambio gassoso e per proteggere l'organismo da agenti patogeni e impurità presenti nell'ambiente. Comprendere l'anatomia e la fisiologia dell'apparato respiratorio è fondamentale non solo per chi studia le scienze della salute, ma anche per chiunque voglia prendersi cura del proprio benessere. Molte patologie comuni, come raffreddori, allergie, bronchiti e asma, coinvolgono direttamente questo sistema. Inoltre, l'apparato respiratorio svolge un ruolo chiave nella regolazione dell'equilibrio acido-base del sangue e nella fonazione, cioè la produzione della voce. La sua efficienza può essere influenzata da fattori come l'inquinamento atmosferico, il fumo di sigaretta, l'attività fisica e le condizioni ambientali. Per questo motivo, è importante conoscere le sue funzioni, le modalità di protezione e le strategie per mantenerlo in salute. La funzione principale dell'apparato respiratorio è lo scambio di gas tra l'organismo e l'ambiente esterno. Questo avviene attraverso l'inspirazione di ossigeno e l'espirazione di anidride carbonica. L'ossigeno, una volta inspirato, raggiunge gli alveoli polmonari e passa nel sangue, dove viene trasportato a tutte le cellule del corpo, fondamentale per la respirazione cellulare e la produzione di energia. Parallelamente, l'anidride carbonica, prodotta dal metabolismo cellulare, viene trasportata dal sangue agli alveoli e successivamente eliminata con l'espirazione. Questo doppio scambio è essenziale per mantenere l'equilibrio tra ossigeno e anidride carbonica nel sangue, garantendo il corretto funzionamento di organi e tessuti. La rimozione dell'acqua è importante quanto l'apporto di O, poiché l'accumulo di anidride carbonica può alterare il pH del sangue, portando a condizioni pericolose come l'acidosi. L'apparato respiratorio contribuisce così all'eliminazione dei prodotti di scarto e svolge un ruolo chiave nell'omeostasi dell'organismo. Questo processo è continuo e automatico, regolato da centri nervosi che adattano la frequenza e la profondità della respirazione alle esigenze del corpo. Le vie aeree dell'apparato respiratorio si suddividono in superiori e inferiori, ognuna con funzioni specifiche. Le vie aeree superiori comprendono naso, bocca, faringe e laringe. Il naso è la principale porta d'ingresso dell'aria. Filtra, riscalda e umidifica l'aria inspirata, proteggendo le vie inferiori da polveri, agenti patogeni e temperature estreme. La bocca rappresenta una via alternativa, usata soprattutto durante l'attività fisica intensa o in caso di ostruzione nasale. La faringe è un canale comune sia all'apparato respiratorio che digerente, mentre la laringe contiene le corde vocali e regola il passaggio dell'aria verso la trachea. Le vie aeree inferiori iniziano dalla trachea, che si divide nei due bronchi principali, uno per ciascun polmone. I bronchi si ramificano ulteriormente in bronchioli, che terminano negli alveoli polmonari, le minuscole sacche d'aria dove avviene lo scambio gassoso. Questa suddivisione permette di aumentare la superficie disponibile per lo scambio di ossigeno e anidride carbonica, rendendo il processo molto efficiente. Ogni tratto delle vie aeree svolge un ruolo fondamentale nella protezione, nel condizionamento e nel trasporto dell'aria fino agli alveoli. La respirazione nasale e quella orale presentano differenze significative in termini di efficacia e protezione delle vie respiratorie. Le cavità nasali sono dotate di peli e muco che filtrano le particelle di polvere e gli agenti patogeni presenti nell'aria. Inoltre, riscaldano e umidificano l'aria inspirata, rendendola più adatta a raggiungere i polmoni senza causare irritazioni o danni. La respirazione nasale protegge quindi meglio le vie respiratorie rispetto a quella orale. Quest'ultima non offre lo stesso livello di filtrazione e condizionamento, esponendo maggiormente le vie aeree a infezioni e irritazioni. La respirazione orale viene utilizzata principalmente in situazioni di emergenza, durante sforzi intensi o in caso di ostruzione nasale, ma non dovrebbe essere la modalità prevalente nella vita quotidiana. Promuovere la respirazione nasale è importante per la salute dell'apparato respiratorio, soprattutto nei bambini e negli sportivi, poiché contribuisce a prevenire infezioni, allergie e disturbi respiratori.
La laringe è un organo chiave dell'apparato respiratorio, situato tra la faringe e la trachea. Il suo ruolo principale è quello di fungere da passaggio obbligato per l'aria diretta verso i polmoni. La laringe contiene le corde vocali, che permettono la fonazione, cioè la produzione della voce. Durante la deglutizione, la laringe si solleva e l'epiglottide si abbassa per chiudere l'ingresso della trachea, impedendo che cibo o liquidi entrino nelle vie respiratorie. In questo modo, la laringe protegge le vie aeree durante la deglutizione e previene il soffocamento. Inoltre, partecipa alla regolazione del flusso d'aria e alla modulazione della voce, consentendo la produzione di suoni diversi a seconda della tensione e posizione delle corde vocali. Le patologie della laringe, come laringiti, polipi o paralisi delle corde vocali, possono compromettere sia la respirazione sia la fonazione, sottolineando l'importanza di questo organo nella vita quotidiana. I polmoni sono gli organi principali dell'apparato respiratorio e rappresentano la sede degli scambi gassosi tra aria e sangue. Sono due, situati nella cavità toracica, separati dal cuore e protetti dalla gabbia toracica. Il polmone destro è suddiviso in 3 lobi, mentre il sinistro, leggermente più piccolo per far spazio al cuore, ne ha 2. Ogni polmone è avvolto da una doppia membrana chiamata pleura, che produce un liquido lubrificante per ridurre l'attrito durante i movimenti respiratori. All'interno dei polmoni, i bronchi si ramificano in bronchioli sempre più piccoli, fino a terminare negli alveoli polmonari, minuscole sacche d'aria circondate da una fitta rete di capillari sanguigni. Gli alveoli sono il vero luogo dello scambio gassoso. Qui l'ossigeno passa dall'aria al sangue e l'anidride carbonica compie il percorso inverso. La struttura dei polmoni, con la loro enorme superficie interna, è ottimizzata per massimizzare l'efficienza degli scambi gassosi. La presenza di tessuto elastico permette ai polmoni di espandersi e contrarsi facilmente durante la respirazione. La salute dei polmoni è fondamentale per la vita. Malattie come la polmonite, la bronchite cronica, l'asma o il tumore polmonare possono compromettere gravemente la funzione respiratoria e la qualità della vita. La respirazione è un processo meccanico che consente l'ingresso e l'uscita dell'aria dai polmoni. Si divide in 2 fasi principali: inspirazione ed espirazione. Durante l'inspirazione, il diaframma, un muscolo a forma di cupola situato sotto i polmoni, si contrae e si abbassa, mentre i muscoli intercostali esterni sollevano le costole, aumentando il volume della cavità toracica. Questa espansione crea una pressione negativa che aspira l'aria nei polmoni. L'espirazione, invece, avviene in modo passivo. Il diaframma si rilassa e risale, i muscoli intercostali si rilassano e le costole si abbassano, riducendo il volume toracico e spingendo l'aria fuori dai polmoni. In caso di sforzo fisico o respirazione forzata, anche i muscoli addominali e intercostali interni partecipano all'espirazione attiva. La meccanica della respirazione è regolata da centri nervosi situati nel bulbo e nel ponte del tronco encefalico, che adattano la frequenza e la profondità degli atti respiratori alle esigenze dell'organismo. Alterazioni della meccanica respiratoria, come nell'asma o nell'enfisema, possono causare dispnea e ridurre l'efficienza degli scambi gassosi. Gli scambi gassosi rappresentano il cuore della funzione respiratoria e avvengono a livello degli alveoli polmonari. Gli alveoli sono minuscole sacche d'aria, estremamente sottili, circondate da una rete di capillari sanguigni. La parete degli alveoli e quella dei capillari sono così sottili da permettere il passaggio di gas per semplice diffusione. L'ossigeno presente nell'aria inspirata diffonde attraverso la parete alveolare e si lega all'emoglobina dei globuli rossi, venendo trasportato a tutte le cellule del corpo. Contemporaneamente, l'anidride carbonica prodotta dalle cellule diffonde dal sangue agli alveoli per essere eliminata con l'espirazione. Questo scambio è reso possibile dalla differenza di concentrazione dei gas tra aria alveolare e sangue venoso. L'efficienza degli scambi gassosi dipende dall'integrità della superficie alveolare, dalla perfusione sanguigna e dalla ventilazione polmonare. Malattie come la fibrosi polmonare, l'enfisema o l'edema polmonare possono ridurre la superficie disponibile o ispessire la barriera alveolo-capillare, compromettendo l'ossigenazione del sangue e causando ipossia. Dopo lo scambio negli alveoli, i gas devono essere trasportati dal sangue ai tessuti e viceversa. L'ossigeno si lega principalmente all'emoglobina, una proteina presente nei globuli rossi, formando l'ossiemoglobina. Solo una piccola parte dell'ossigeno si trova disciolta nel plasma. L'anidride carbonica, invece, viene trasportata in 3 forme: disciolta nel plasma, legata all'emoglobina come carbaminoemoglobina e, soprattutto, sotto forma di ione bicarbonato,
grazie all'azione dell'enzima anidrasi carbonica. Questo sistema di trasporto garantisce che l'ossigeno raggiunga rapidamente i tessuti che ne hanno bisogno e che l'acqua venga efficacemente rimossa. Il rilascio di ossigeno dai globuli rossi ai tessuti è facilitato da condizioni come aumento della temperatura, acidità e concentrazione di CO, fenomeno noto come effetto Bohr. Il trasporto efficiente dei gas è fondamentale per il metabolismo cellulare e per il mantenimento dell'equilibrio acido-base del sangue. Alterazioni dell'emoglobina, come nell'anemia o nelle emoglobinopatie, possono compromettere la capacità di trasporto dell'ossigeno, mentre problemi nella rimozione dell'acqua possono portare ad acidosi respiratoria. La respirazione è un processo automatico, regolato da centri nervosi situati nel bulbo e nel ponte del tronco encefalico. Questi centri ricevono informazioni dai chemorecettori, sensori specializzati che monitorano la concentrazione di ossigeno, anidride carbonica e il pH del sangue. Quando la CO aumenta o il pH diminuisce, i centri respiratori aumentano la frequenza e la profondità degli atti respiratori per eliminare più anidride carbonica e ristabilire l'equilibrio. Al contrario, quando la concentrazione di ossigeno diminuisce, viene stimolata la respirazione per aumentare l'apporto di O. Anche fattori emotivi, dolore, temperatura corporea e attività fisica possono influenzare la respirazione attraverso segnali provenienti dalla corteccia cerebrale e da altre aree del sistema nervoso. La regolazione precisa della respirazione è fondamentale per adattare l'apporto di ossigeno e l'eliminazione dell'acqua alle esigenze dell'organismo in ogni momento. Disturbi della regolazione, come nell'apnea notturna o nelle lesioni del tronco encefalico, possono avere conseguenze gravi sulla salute e sulla qualità della vita.